Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi andiamo a analizzare un video che mi ha girato una ragazza, Manuela, e che si è prestata a fare un'analisi del video in pubblico e andremo a vedere un attimo quali sono gli errori che ha commesso lei durante questo video, ma in particolare ho estrapolato gli errori che sono più comuni, quelli che io vedo continuamente fare da tutti quelli che stanno entrando in questo programma all'inizio, ma anche dopo, purtroppo. E sono errori comuni e io direi, invece di starveli a elencare qui, andiamo subito a vederli e poi dopo magari ne parliamo alla fine. Allora, partiamo. Ho cercato di editare il video per rendere un attimino gli errori più visibili. Qui vedete c'è subito il primo errore evidenziato in giallo. Cioè, qual è il primo errore? La Manuela non fa altro che ballare, di far saltare un po' la corda sulla mano per allungare la corda stessa. Adesso ve lo mando un pochino indietro così lo rivedete. Vedete cosa succede? Fa saltare la corda. E lo fa per allungare la corda. Questo è un errore abbastanza comune, cioè si tende a far saltare la corda per allungarsela in mano. È un errore comune, ma è un errore grave. Perché? Perché prima di tutto perché la corda potrebbe cadere e in certe situazioni potrebbe essere un problema. Okay? Pensate magari se siete fuori, magari siete vicino a una strada, magari siete circondati da cavalli diversi e magari ferrati, mica ferrati, quindi praticamente vi potete trovare in una situazione in cui ci potrebbe essere del pericolo a farsi sfuggire il cavallo. Quindi quella roba là cercate di non farla. Se dovete allungare la corda o da una parte o dall'altra, cioè scorciarla oppure allungarla verso il cavallo, in quel caso usate l'altra mano. L'altra mano, anche se tiene lo stick, non è paralizzata, potete tranquillamente usarla, non vi dice nulla nessuno. Anzi, il secondo errore per cui questo non va fatto è perché quel movimento lì, se vi ricordate bene, quel movimento lì è il movimento che viene normalmente utilizzato quando si esegue lo yo-yo. E quindi alcuni cavalli potrebbero pensare che state chiedendo quello e non semplicemente che voi state allungando la corda. Loro non lo sanno questa roba qua. Andiamo avanti. Lei, ecco, questo è il secondo errore. Cioè praticamente, vedete, lei chiede di andare indietro al cavallo, ma il cavallo se ne va in avanti e a quel punto lo lascia fare la Manuela. Questo è un altro errore abbastanza grave perché è normale che il cavallo non capisca all'inizio, però se lui non fa quello che io gli chiedo, io non devo smettere di chiedere, perché se io smetto di chiedere, lui pensa di aver fatto bene. Ricordatevi che il cavallo impara per pressione e rilascio, ma non è la pressione che insegna, è il rilascio che insegna. Per cui al momento che io creo qualcosa, un disturbo davanti, come ha fatto in questo caso Manuela, usando in maniera appropriata lo stick e la corda per mandarla indietro, ma il cavallo non fa quello che noi gli abbiamo chiesto, se io in quel momento lì mi fermo e anche solo per un attimo, anche solo per riflettere, anche solo perché dico aspetta un attimo, cos'è che dovevo fare in questo caso? Ecco, è quell'attimo che chiaramente mando un messaggio al cavallo. E qual è il messaggio che mando? Che ha fatto bene. Lei adesso qui fa una richiesta per disimpegnare, comunque vedete, no? E però cosa succede? La cavalla non disimpegna e lei però smette di chiedere. Inizia a chiedere di andare indietro, ma non va indietro. Lei si ferma. La cavalla fa qualcosa, non si sa bene cosa, la Manuela chiede di nuovo, questa volta la cavalla va regolarmente indietro. In questo caso Manuela chiede di nuovo di disimpegnare, ma la cavalla non disimpegna e Manuela smette di chiedere. Ecco, questo è sempre legato all'errore di prima. Andiamo avanti, la cavalla, vedete, lei gli ha richiesto di nuovo di andare indietro, la cavalla non va indietro, va in avanti, va verso la palla, si mette una corda sotto una gamba e la Manuela per toglierla, vedete cosa fa?
ma usa di nuovo il saltare la corda per andare a agevolare al cavallo il riportarsi senza la corda sotto. In questo caso lei sta facendo bene perché ha chiesto di andare indietro, la cavalla provava di nuovo ad andare avanti, però lei ha insistito di nuovo, ha insistito di nuovo, ha insistito di nuovo, ha insistito di nuovo. Ok, chiede, vedete, continua a chiedere sempre con lo stick, non si ferma. Ok, adesso ha disimpegnato, è vero che ha cambiato discorso, però questa volta ha finito il discorso del disimpegno, chiede di nuovo di andare indietro e anche se anche questa volta ci ha messo di nuovo il far saltare la corda, ha eseguito correttamente l'esercizio. Quindi vedete, diciamo, tutto sommato sono cose semplici che con un pochino di attenzione risolviamo. Il problema nostro è che quando lavoriamo con il cavallo, la stragrande maggioranza delle volte non riusciamo a stare al 100% con la concentrazione su quello che accade. Ci concentriamo su quello che facciamo, ma non ci concentriamo poi su quello che il cavallo fa. Cioè perdiamo il tempismo, che ovviamente è normale perdere il tempismo all'inizio. Vi ricordate? Se mi seguite da un po' sapete, soprattutto quelli di voi che hanno fatto qualche corso con me, sapete che abbiamo 3 ingredienti, no? Il feel, il time e il balance. Okay? Il feel è quando io mi rendo conto di quello che sta accadendo, il time è quando io agisco con il tempismo corretto e il balance è quanto io faccio, cioè faccio troppo o faccio troppo poco. Ecco, all'inizio non abbiamo il feel, quindi dobbiamo impegnarci a cercare di capire quello che sta accadendo, sentire quello che sta accadendo, soprattutto quando non siamo in sella, ma da terra soprattutto vedere quello che sta accadendo, in modo da guadagnare il feel. Dopo che abbiamo cominciato a essere un pochino più esperti nel feel, possiamo cominciare ad avere il timing. Quindi avere il tempismo di chiedere la cosa giusta al momento giusto. E dopo, alla fine, avremo anche il balance. Dopo un bel po' cominceremo a sapere quanto fare e quanto invece non fare. Quindi io credo che mi sembrava doveroso farvi vedere questo video qua, infatti gli ho chiesto il permesso a Manuela, la ringrazio perché comunque si è sottoposta a una analisi pubblica. Spero che prendiate degli spunti e magari evitate, da domani in poi, evitate di fare questi errori che sono gravi, non sono errori da buttarsi dietro le spalle, sono gravi. Chiedere fino a quando il cavallo non fa quello che gli abbiamo chiesto, questo è il primo errore gravissimo, okay? Che è comune, però è importante non farlo, e evitare di fare cose che non hanno il significato che il cavallo intenda. Cioè, ad esempio, far saltare la corda, oltre a essere pericoloso perché possiamo perderle, ha un significato per il cavallo, soprattutto se il cavallo è già un cavallo che è un pochino avanti nel programma Parelli. In quel caso per lui vuol dire yo-yo, e non lo sa che noi ci stiamo semplicemente allungando la corda in mano o scorciandocela. Tra l'altro poi è anche diciamo un movimento che funziona anche il giusto. Molto spesso cade la corda e non abbiamo ottenuto nulla, qualche volta funziona, ma insomma diciamo che non è sempre così. Ok? Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi è già successo anche a voi errori analoghi. Mi raccomando, vi ricordo sempre di riprendervi. Oggigiorno tutti noi andiamo in giro con una videocamera in tasca, quindi non ci sono scuse. Quando andate a giocare con il vostro cavallo, appoggiate il telefono da qualche parte, riprendetevi e riguardatevi. Poi magari cancellate il video e lo buttate via, però riguardatevi perché tante volte non c'è bisogno che vi guardi un istruttore per rendervi conto di questi errori. Sono errori banali da individuare, però sono errori importanti. Evitiamo di farli. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete degli approfondimenti e delle chiamiamole lezioni più approfondite su questi argomenti qua, potete tranquillamente abbonarvi al canale per accedere a tutti i video che in questo momento cominciano a essere veramente tanti.
e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely.